Oggi vi faccio vedere come preparare hotate butter shoyu yaki, capesante grigliate con salsa di soia e burro. Gli ingredienti sono capesante, burro, erba cipollina, salsa di soia e sake. Questa è una ricetta da 2 porzioni. Abbiamo 4 capesante bello grande. Come sapete, la capasanta è una conchiglia fatta da una valva curva e una valva piatta. Per poter aprirla, entriamo con lama di un coltellino facendolo scorrere lungo tutta la superficie interna della valva piatta. Così si è staccata la polpa della capasanta e eliminiamo la valva piatta. Adesso la stacchiamo con la molta delicatezza dalla valva tonda, entrando sempre con lama di un coltellino facendolo scorrere lungo tutta parte sotto della polpa. Una volta che l'abbiamo staccata la polpa, la sciacquiamo sotto l'acqua corrente velocemente. Facciamo la stessa cosa anche per il resto. Anche le valve tonde che utilizzeremo le laviamo sotto l'acqua corrente e le sgoccioliamo. La polpa della capasanta fatta da 4 cose: la noce, il corallo, la membrana e l'intestino. E so che voi italiani mangiate la noce e il corallo, ma non mangiate la membrana. Sarebbe quella parte che sembra una sciarpina ondulata. Invece in Giappone viene mangiata anche la membrana. Basta fare una pulizia in più. Separiamo tra di loro con la molta delicatezza. Qualcosina nera e pellicina attaccata sulla noce le stacchiamo. Una volta stata pulita bene la noce, la laviamo dentro acqua fredda. La sgoccioliamo e la mettiamo nella valva tonda. Separiamo il corallo dalla membrana e dall'intestino. Laviamo il corallo nell'acqua fredda, lo sgoccioliamo bene e mettiamo nella valva tonda. Stacchiamo l'intestino dalla membrana. Eliminiamo questa parte arancione che è attaccata alla membrana. Facciamo la pulizia della membrana in questo modo che potete vedere. Facciamo la stessa cosa anche un'altra parte. Dopodiché la sciacquiamo sotto l'acqua corrente e sgoccioliamo e mettiamo un po' di sale e la massaggiamo. La sciacquiamo nell'acqua fredda e la strizziamo bene e mettiamo nella valva tonda. Laviamo il tagliere, separiamo la polpa della noce con la mano senza usare il coltello, così entra bene il condimento. Tagliamo il corallo con un coltello in 3 o 4 pezzi. Tagliamo la membrana 1 o 2 cm di larghezza. Non serve asciugarli con la carta assorbente, però se vediamo che c'è rimasta acqua, sgoccioliamo. Facciamo la stessa cosa anche altre 3 capesante. Così abbiamo 4 capesante che abbiamo già pulito e tagliato. Mettiamo un cucchiaino di sake su ciascuna. Mettiamo sulla retina spargifiamma le capesante e la mettiamo sul fuoco più grande della vostra cucina e accendiamo il fuoco a medio. Quando vedete che il sake sta scaldando, abbassiamo il fuoco a medio-basso. Ogni tanto li giriamo e cambiamo anche la posizione tra di loro per cucinare uniformemente. Continuiamo a cucinare mescolandoli. Quando vedete che sono cotti, mettiamo un cucchiaino di salsa di soia su ciascuna. Spegniamo il fuoco. Le mettiamo sul piatto. Mettiamo un po' di erba cipollina tritata sulla ciascuna capasanta. E
mettiamo 5 grammi di burro sulla ciascuna. Tutti gli ingredienti e le dosi potete vedere nella descrizione. Ecco, i nostri hotate butter shoyu yaki sono pronti. Hanno il profumo veramente buono. Ho usato la retina spargifiamma come un metodo tradizionale giapponese, ma siete liberi di cucinarle anche al forno. La capasanta ha già il suo gusto magico. In più, cucinando con il sake è diventata ancora più gustosa senza diventarla asciutta. È morbida e succosa. La sapidità della salsa di soia contrasta con la dolcezza della capasanta. E poi il gusto e la cremosità del burro fanno diventare il piatto ancora più soddisfacente. Io ho messo il burro dopo che le ho messe sul piatto per fare il video finale e le foto per la miniatura dove si vede il burro, ma possiamo metterlo anche quando le capesante sono ancora sul fuoco. Dopo abbiamo appena messo la salsa di soia, così si sciolgono bene quando mangiamo. Si sposa molto bene con riso bianco. Infatti, dopo che ho mangiato metà o 2/3 della una capasanta e creato un spazio e rimasta questo sugo buonissimo, ho aggiunto riso cotto e l'ho mangiato con un cucchiaio. Era squisito. Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta, mettete un mi piace e iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Cliccando l'icona della campanella riceverete l'avviso della prossima ricetta appena postata. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!